Ciao ragazzi, un discorso molto importante che mi sento di fare è riguardo a questa benedetta o maledetta intelligenza artificiale. Ho ricevuto moltissimi commenti con offese riguardanti il progetto, la qualità del progetto. Parto con il dire, come ho già detto anche su altri canali, che la scelta è stata quasi obbligatoria per una prima fase di sviluppo. Inizialmente io ho fatto dei disegni a mano libera, ma per dare una visione digitalizzata di quello che poi potrà essere presente all'interno del gioco c'era bisogno di un modello appunto colorato digitalmente. Come molti di voi già sapranno, io sono solo e ho dovuto realizzare tutto da zero, dai disegni, dalle interfacce di gioco come inventario, cornici delle armature, le stesse armature, vari oggetti. Posso anche farvi vedere i disegni cartacei se volete. Il rendere digitale un oggetto, non avendo un team, non essendo io un programmatore, non essendo io un 3D designer, e non avendo budget, oltretutto, cosa da non sottovalutare, ho dovuto fare tutto da solo con il supporto dell'intelligenza artificiale. Molti mi hanno detto: l'intelligenza artificiale non può sostituire la mancanza di talento. Sono assolutamente d'accordo. Se tu dai all'intelligenza artificiale un tocco di merda, l'intelligenza artificiale ti rende digitale quel tocco di merda, ma sempre tocco di merda è. Io invece ho dato all'intelligenza artificiale dei miei disegni, l'intelligenza artificiale li ha digitalizzati. Decidete voi, valutate voi se fanno cagare o se sono accettabili. Per portare del materiale visibile e tangibile all'utenza e far conoscere cosa sarà Kingdom Duels, non solo sulla carta, non solo con dei numeri, ma anche visivamente quello che potrà essere. Detto questo, l'intelligenza artificiale non verrà utilizzata anche post campagna Kickstarter, perché una volta che ci sono i fondi ovviamente potrò permettermi di pagare un team. Con i soldi si fa tutto, ragazzi. Un'altra cosa per cui sono stato, tra virgolette, attaccato ovviamente, volevo parlarvi un po' della scelta del trailer, che anche quello è stato attaccato perché ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Va benissimo. Quello che vorrei dire è che l'idea che c'è stata dietro la costruzione del trailer, tutta la storia, la durata, rientrare nei 2 minuti e 15, l'inizio della terza guerra mondiale, la punizione, meteoriti, invasione, distruzione della terra, l'essere umano stava per estinguersi, sono arrivate delle creature misteriose per salvarci, ci risvegliamo sottoterra, in una grotta misteriosa, addestramento di 3 classi ovviamente per far vedere che ci saranno diverse tipologie giocabili. Torniamo in superficie, quindi il portale, mostri da combattere in gruppo, mostri da combattere in solitaria, un mostro da combattere in gruppo, un mostro da combattere in solitaria e alla fine anche il discorso del tradimento, perché appunto su Kingdom Duels sarà possibile il PvP. Quando c'è un mostro che darà un loot interessante, nessuno vieta al nostro compagno di fianco, in quel momento magari ci ha anche aiutato a uccidere il mostro, di ucciderci e rubarci il loot. Far rientrare tutte queste tematiche in 2 minuti e 15 senza perdere il filo, senza rendere tutto troppo veloce e confuso, vi assicuro che l'intelligenza artificiale non ci ha capito un cazzo quando io digitavo i vari prompt. Per generare un video buono di 2 minuti ho dovuto generare all'incirca 100 video, a volte anziché realistico lo creava in animazione grafica, a volte più cartoon, a volte semi-realistico ma non realistico. Io vi assicuro che sarebbe stato bellissimo semplicemente scrivendo una storia, l'intelligenza artificiale tirava fuori anche un film di un'ora e mezzo, bellissimo, preso, pronto e finito. La realtà è stata che per fare 2 minuti buoni di video, rumori, effetti, sottofondi, la musica, tutto quello che sentite, uno swoosh di una spada che non colpisce, una spada che invece colpisce un'armatura, un urlo, uno sforzo, il vento, una goccia, qualsiasi rumore sentite è stato fatto da capo. 2 minuti buoni di trailer, ore lavorative, 120 ore di lavoro. Non sono un professionista, ho dovuto imparare tutto da zero, quindi magari qualcuno l'avrebbe fatto anche in 10 ore, questo non lo so. Io ho dovuto imparare a editare da zero. Purtroppo, ragazzi, quando non ci sono i soldi serve questa e tanta voglia e passione. L'intelligenza artificiale mi è stata di grandissimo supporto sia per imparare a utilizzare i programmi come DaVinci Resolve, che ho utilizzato per il trailer, il logobook narrativo, e anche per generare qualche video per dare possibilità a voi che vedete
i video, di capire questo gioco di che cazzo parla, no? In sostanza, belle parole, bello il progetto, ma ci fai vedere qualcosa? No, molti di noi mi hanno detto, ma possiamo vedere qualcosa? Sì, però è fatto con l'intelligenza artificiale. La parte artistica e decisionale è tutta umana. L'intelligenza artificiale ti crea un video di 5, 15, 25 secondi, ma su 100 e passa video che ho creato sono stati buoni 120 secondi, su oltre 3000 secondi creati. Ho utilizzato, per chi volesse avere anche delle informazioni tecniche, Sora 2 Pro. Ovvio che se avessi voluto fare il trailer a uno studio di professionisti, ho sentito cifre superiori a 4 zeri. Quando ci sarà budget, molto volentieri. Non è una cosa sostenibile da un singolo. Non sono un'azienda, non ho un team. Le ore di lavoro sono state davvero tante, importanti. Quindi se facevo il trailer non facevo i video, se facevi i video non facevi disegni a mano, se facevi disegni a mano non li rendevo digitali. Se li rendevo digitali non stavo rispondendo ai commenti su Instagram, se rispondevo a quelli su Instagram non rispondevo a quelli su TikTok. Se rispondevo a quelli su TikTok non potevo magari scontornare le immagini, non potevo stare su MTSC di Windows per creare le interfacce dell'inventario, delle statistiche, della barra della vita. Ragazzi, fare tutto da solo è estenuante, è bellissimo perché ci sto mettendo la stessa passione come se stessi già giocando praticamente. Quindi passarci 12, 13, anche 14 ore al giorno non è una fatica, è un piacere, perché è come se io stessi già giocando, cioè mentalmente è come se io vedessi già realizzato il progetto e non vedessi l'ora. L'unico problema è che mancano i soldi, piccolissimo problema. Comunque, a parte questo, torniamo all'audiobook narrativo. La voce narrata, ovviamente, non potevo pagare qualcuno. La voce della narrazione dell'audiobook è la mia. Poi, tramite DaVinci Resolve, la voce è stata modificata, resa un pochino più bassa nei toni, con questo riverbero, un pochino di eco, perché la narrazione inizia dentro una grotta. Dire che fa tutto l'intelligenza artificiale è una grandissima cazzata, serve solamente a chi non ha argomentazioni per sminuire il lavoro che ci sta dietro, anche di ricerca di un effetto. Scegliere l'effetto quando la spada, ad esempio, colpisce un nemico o un'armatura non è così scontato. Per trovare i giusti effetti, anche il timing corretto, io l'avrò visto penso 500 volte quel video prima di pubblicarlo per vedere se il suono corrispondeva esattamente al frame preciso in cui l'arma colpisce l'armatura, e quindi il suono in quel frame non deve essere ritardato né prima né dopo. Tantissimo lavoro. Quindi per favore non dite stronzate se non sapete neanche di che cazzo state parlando e volete solo sminuire il lavoro degli altri. Anche mia sorella, ad esempio, che ce l'ha a morte con l'intelligenza artificiale, ha trovato insomma delle critiche da farmi, d'accordo? Però c'è modo e modo di fare una critica. Quando ci sarà il budget e il progetto verrà affidato ad uno studio di professionisti senza intelligenza artificiale.